Ciao, sono Igor Vitale e ti do il benvenuto all'interno di questa lezione in cui andremo a studiare il marketing educativo in agricoltura e a sfruttare quelli che sono gli elementi di scelta dei consumatori europei in una modalità etica, sana e sostenibile. Abbiamo visto nella lezione precedente che i criteri di scelta centrali in media per i consumatori europei sono costo, sapore, proprietà nutritive, sicurezza alimentare, origine geografica, etica, sostenibilità, credenze. In ordine decrescente, quindi i primi sono i più importanti, gli ultimi un po' meno importanti. Ma questo non significa che ogni cliente non sia diverso, quindi quando tu vai a fare una lezione, una visita agricola con 10 persone, ognuna di queste avrà i suoi criteri di scelta. Quindi per ognuno di questi elementi prendi il tuo ingrediente di riferimento, quello che produci, può essere una passata di pomodori, dei pomodori, della verdura fresca, dei formaggi, dei dolci, qualsiasi sia il tipo di prodotto, e vai a elencare rispetto a queste variabili 3 punti di forza. 3 punti di forza in ognuno dei fattori. E attenzione, sono certo che tu possa trovare dei punti di forza anche se non tutti e 7 i fattori sono perfettamente allineati. Se è un prodotto artigianale che ha un costo triplo del prodotto medio del supermercato, questo non significa che tu non possa sottolineare il valore di quel costo che hai scelto per quel prodotto. Questo è il primo esercizio che ti do. Crea una tabella e inserisci costo, sapore, sicurezza alimentare, origine geografica, etica, sostenibilità e credenze sul cibo. Vedrai che ognuno di questi elementi ti aiuterà a sottolineare i punti di forza del tuo prodotto. E perché devi farlo su tutti? Semplicemente perché, da una parte, andrai a coprire i trigger, i pulsanti di ogni consumatore. Dall'altra magari andrai a stimolare anche degli elementi che poche persone conoscono. Quindi anche se i consumatori in media non scelgono troppo sulla base di etica e sostenibilità, sono certo che tu possa utilizzare dei meccanismi per favorire la loro conoscenza. E quindi, una volta che hai creato queste liste, hai 2 strade. Una prima strada è quella di sottolineare il valore dei tuoi prodotti. Quindi semplicemente, se il tuo prodotto, la tua frutta ha un sapore particolarmente dolce, tu puoi dire che è dolce. Se ha un costo basso rispetto al valore, puoi dirlo. Se ha un'origine completamente geografica, puoi dirlo. Ma un'altra strada che hai è quella di sfruttare un meccanismo automatico della mente umana. Quando una persona assaggia un ingrediente, lo andrà a comparare con le sue esperienze alimentari medie. La nostra mente funziona per confronti. Tutti noi riconosceremo immediatamente, se avessimo un pomodoro giallo in mezzo a tanti pomodori rossi, quello giallo catturerebbe la nostra attenzione. Se non abbiamo mai visto un pomodoro nero, sono certo che catturerebbe la nostra attenzione. La nostra mente opera di confronti. E questo accade sia per cibi ordinari che per cibi straordinari. E quindi c'è una seconda via, che è quella di utilizzare il comparativo, e cioè di sfruttare questa capacità di distinguere un ingrediente rispetto ad altri. Capacità che la nostra mente umana fa. Immagina di, bere un bicchiere di vino di una bottiglia molto costosa da 100 euro. Qual è l'aspettativa che ti crei? Alta, perché è un valore più alto della media dei consumi, no? Immagina di assaggiare questo prodotto. Qual è la prima cosa che faresti? È così meglio, la prima domanda che ti faresti, è così meglio di tante alternative a 20, 5, 7 euro? Questa è la prima cosa che faresti. Ecco, questo accade anche altrove. Immagina di avere un pomodoro perfettamente sostenibile, buono, salutare, non trattato e così via. Ecco, ne assaggi un po', qual è la prima cosa che faresti? Andresti a confrontarlo con qualcos'altro. Quello che ti consiglio di fare è stimolare il comparativo. Cioè, se quando il consumatore assaggia il tuo prodotto e ne assaggia un altro di base del supermercato non sa distinguerli, difficilmente riuscirai a spostare la sua attenzione nell'acquisto del tuo prodotto. Quindi ti faccio un esempio. Poniamo tu sia un produttore di grani antichi. Sei in grado di favorire una conoscenza critica di quei grani antichi e di educare il cliente alle differenze che ci sono nel sapore e nelle proprietà? Ecco, se questo non passa al cliente, il cliente non avrà motivo di acquistarli, per quanto i grani antichi abbiano un sacco di proprietà salutari. Ma è anche ovvio che qualsiasi prodotto proponi al tuo cliente, questo andrà a instillare un determinato confronto. Grano antico, qual è la prima cosa che penserà il consumatore? Grano normale. Quindi, quali sono gli elementi di differenza? Devi stressarli al massimo e spingere al massimo l'idea di differenza.
Pomodoro nero. Immaginiamo di proporre un pomodoro nero, ecco. Quali sono i termini di confronto che quel cliente farà? Lo farà col pomodoro ordinario, con un pomodoro rosso. Quali sono le differenze, non solo visive, ma anche organolettiche, di qualità, eccetera? Quali sono le domande in termini di credenze che il cliente potrebbe avere rispetto a quel tipo di pomodoro che magari non ha mai visto prima? Spinge al massimo gli elementi di differenza, usa i comparativi con altri tipi di prodotto simile al fine di ottenere un buon risultato. Immagina anche un olio di oliva, anche lì c'è un mondo, un olio di oliva extravergine prodotto solamente con movimenti meccanici, con procedure meccaniche e monocultivar, quindi con un unico tipo di oliva, è certamente qualcosa di ipertecnico. Quanto i clienti sanno distinguere questo tipo di prodotto da altri prodotti di base? Questo è qualcosa a cui noi dobbiamo educare. Andremo quindi a vedere all'interno della prossima lezione come strutturare una attività di marketing educativo in agricoltura e quali mezzi utilizzare. Grazie.